È mai possibile che ad ogni storia in cui ci mette mano Alan Moore ne esce sempre una perla del fumetto? Ed anche questo volume, formato gigante, non fa eccezione. In esso troviamo le uniche 3 storie scritte per Superman firmate da uno tra i più grandi sceneggiatori di comics di tutti i tempi. In particolare in questo video andrò ad analizzare il primo racconto che dà il titolo a questo cartonato. Superman, che cosa è successo all'uomo del domani? Vi assicuro che seppur si sviluppi su una cinquantina di pagine è davvero potente e c'è tanta carne al fuoco di cui parlare. Quindi partiamo subito! Vista la brevità del racconto, nel video mi limiterò ad esporvi solamente alcuni passaggi per non rovinarvi la lettura. Innanzitutto è necessario contestualizzare questo racconto nel periodo esatto della sua pubblicazione, fondamentale per arrivare poi a delle considerazioni che ci serviranno tra un po'. Questa avventura, più precisamente, uscì all'epoca nel settembre 1986, divisa in 2 parti su Superman 423 e Action Comics 583. Quest'annata e quella precedente le possiamo ritenere fondamentali nella storia dei comics. Infatti, proprio in questo biennio è nato il progetto molto importante a livello editoriale, scritto da Marv Wolfman, Crisi sulle Terre Infinite, quel maxi evento che avrebbe azzerato da qui in avanti tutta la continuity delle testate sui supereroi, e dopo il quale si ripartì da zero, riscrivendo un nuovo passato, una nuova mitologia, revisionando così le origini dei vari personaggi. Cambiamento necessario per azzerare tutta quella confusione, compresa quella generata dai vari multiversi che la DC si trascinava dalla lontana Golden Age. Quasi in parallelo erano anche gli anni di un decostruzionismo più marcato, quel passaggio ad opera dello stesso Alan Moore con il suo Watchmen e di Frank Miller con il suo Ritorno del Cavaliere Oscuro, che avrebbe portato definitivamente al rinascimento del fumetto supereroistico a livello artistico ed avrebbe reso i supereroi più umani, più uomini e di conseguenza vulnerabili anche dal punto di vista emotivo. Il compito di ripartire da zero su Superman di lì a poco sarebbe stato affidato a John Byrne con la sua mini run Man of Steel. Per celebrare la fine della run precedente, il supervisore della testata, Julius Schwartz, pensò di realizzare un gran finale in 2 numeri che avrebbe fatto credere che realmente sarebbero stati gli ultimi su Superman. Nacque così Che cosa è successo all'uomo del domani, scritto da Alan Moore e a disegni Kult Schwam e Georg Perez, impegnato in precedenza proprio su Crisi sulle Terre Infinite. Questa storia su Superman è a tutti gli effetti l'ultima ambientata nel contesto della Silver Age. La narrazione si apre con Lois nell'agosto del 1997, che si concede un'intervista di un giornalista del Daily Planet per raccontare gli ultimi giorni di Superman, per commemorare la morte del supereroe, avvenuta esattamente 10 anni prima, che per i lettori fu proprio l'evento tra la crisi e Byrne. Senza entrare troppo nei dettagli, il giocattolaio riesce a farsi rivelare da Peter Ross, l'amico d'infanzia di Clark, la vera identità dell'azzurrone. E voi direte, ma come? Ross sa chi è Superman? Sì, perché nel periodo pre-crisi il giovane Peter vide Clark trasformarsi in Superboy, alias Superman, ma non lo rivelò a nessuno, nemmeno a Clark. Invece, nel post-crisi, Peter, essendo un personaggio minore e non così vicino a Superman, non è a conoscenza della sua doppia identità. Il giocattolaio, tuttavia, non gli risparmia la vita e lo fa addirittura recapitare in un pacco a Superman insieme ad altre action figure che raffigurano il supereroe. Clark viene colpito dai raggi di una figure che gli lacerano i vestiti civili sotto i quali ha il travestimento di Superman, rendendo così pubblica la sua identità nascosta. La morte di Ross segnerà emotivamente Superman in modo profondo, una bella mazzata, ancor più di aver messo a nudo la sua vera personalità. Ricollegandomi a quel movimento artistico e culturale del decostruzionismo, già in queste prime tavole vediamo un supereroe più fragile, vulnerabile, ma non finisce qui. Dal nulla, come fosse una grande rimpatriata a Metropolis, compaiono, come lo definisce lo stesso Superman, le seccature del passato, i villain più facili da sconfiggere come il giocattolaio ed altri, i quali diventano assassini, vedi la morte di Peter. Ed è qui che il nostro si chiede che cosa accadrebbe se tornassero gli assassini, riferendosi in primis a Lex Luthor.
Infatti, di lì a poco, compare nel racconto un ibrido fuso tra Brainiac, il super criminale cyborg, che ha preso il controllo di Lex Luthor, il quale, impotente, esegue i comandi in una sorta di collaborazione forzosa per uccidere Superman. Mentre il nostro eroe è intento nel salvare la città da questa invasione di cattivi, si ritrova costretto a prendere una decisione: portare tutti i suoi amici più cari alla fortezza della solitudine per poterli proteggere e difendere al meglio da un attacco imminente. Al rifugio, dal XX secolo, giungono a fargli visita, attraverso ovviamente un viaggio nel tempo, la legione di supereroi, ma non solo. Compare anche il suo fedele cagnolino Crypto, che vagava da anni nelle stelle. Superman capisce che sta giungendo a breve l'ora della sua morte, sia per la visita della legione, che lo onora omaggiandolo di una statua che lo raffigura, sia per rifiutare la morte da parte di Crypto, che gli viene a dare l'ultimo saluto dopo tanto tempo. Inizia così per l'azzurrone probabilmente la notte più lunga della sua vita. Comincia a rimuginare sui suoi amori, Lois e Lana, e sul fatto di averle soltanto legate a lui, scombinando le loro vite, e di amare alla follia solo Lois. Iconica, e a mio avviso la più potente, la tavola che raffigura Superman in una stanza della fortezza, in completa solitudine. Nonostante sia circondato dai suoi affetti più cari, si ritrova solo ad attendere la morte. Noi possiamo solo immaginare i suoi pensieri, quelli di qualunque essere umano che sa di morire. Le infinite domande, gli infiniti dubbi, i se, i ma. Potevo fare di più, è giusto ciò che ho fatto nella mia vita. Una stanza all'apparenza piccola, insignificante, ma che lo fa apparire un essere microscopico, ridotto ad un puntino, impotente, di fronte ad un destino ormai scritto. Ed è qui che lo vediamo piangere in silenzio, in una solitudine diversa da tutte le altre, straziante. Questa immagine, in modo metaforico, può rappresentare, a mio avviso, quella famosa spaccatura generata dal decostruzionismo di inizio video, tra uomo che diventa supereroe e supereroe che diventa uomo. La figura fino ad allora invincibile si piega ai sentimenti ed alle emozioni di un comune uomo, spingendosi sempre più verso una tridimensionalità dei supereroi. Lo vediamo mettersi a nudo davanti a se stesso, una scena davvero commovente. Non per nulla anche la storia è scritta da Moore, il ribelle e decostruzionista per eccellenza. Siamo circa a metà del racconto e mi sono limitato a raccontarvi parte dei fatti senza entrare nello specifico, ma soffermandomi su alcuni punti. Ora la parte sul finale che sarà spoiler, quindi se non avete ancora letto questa meravigliosa avventura, vi invito a lasciare il video, ma prima ricordatevi di mettere un bel mi piace, di commentare e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Tralascio volutamente la parte del racconto prima della conclusione, sia che abbiate già letto questa storia, sia per chi non l'ha letta, ma vuole seguire ugualmente tutto il video, pensando ad un futuro recupero. Già la narrazione è breve, se mi soffermo ancora un po' ve lo leggo direttamente, ma torniamo a noi. Superman, provato dalla morte di Pété, ma soprattutto di Lana, sul finale si vedrà costretto ad uccidere il nemico. Faccio il bravo, non vi dico chi è. Distrutto non solo nel fisico, ma soprattutto nell'anima, con la morte del nemico viene a mancare quel giuramento, va a violare quel, se vogliamo, comandamento di non uccidere. Infatti lui, fino a quel momento, non aveva mai ucciso il nemico. Il suo compito è sempre stato quello di aiutare i cittadini combattendo il male, ma non uccidendo il male. Per questo Superman non si sente più degno di ricoprire i panni di supereroe, perché è andato contro il suo principio più forte di non uccidere, prerogativa di un supereroe. Deluso da se stesso e ormai vulnerabile, decide di entrare nella stanza di stoccaggio della criptonite d'oro. In pratica assistiamo, ma non vediamo il suo suicidio. I sopravvissuti della fortezza, visionando la stanza, notano una seconda porta che va all'esterno della struttura, dalla quale probabilmente è uscito Superman. Qui direi calza a pennello quel detto: si chiude una porta e si apre un portone, a simboleggiare la chiusura col passato nel contesto della Silver Age ed un'apertura su possibili sviluppi futuri sul personaggio, col passaggio di testimone proprio a John Byrne, rifacendomi alla parte precedente di questo video.
Si chiude così il racconto, che ci riporta al presente narrativo e con Lois che congeda il giornalista nel 1997. Mentre quest'ultimo se ne sta andando, compare Johnny, il marito attuale di Lois, con il loro figlioletto Jonathan. Il giornalista è perplesso sulla reale morte di Superman, ma Lois dice che lei era presente quando c'è accaduto. Tuttavia, noi lettori vediamo un'espressione di Lois che indica una menzogna. L'ha fatta franca, quindi tu marito mio fai finta di nulla. Ci ha creduto, stai zitto. Dopo che il giornalista se n'è andato, leggiamo uno scambio di battute tra la donna e il marito, che ci fanno capire che in realtà quel marito è Superman. Infatti Lois, nel dialogo, fa riferimento alle azioni della vita quotidiana fatte dal marito, come cambiare il pannolino al figlio, portare fuori la spazzatura, andare al lavoro, sottolineando quanto lui si stia divertendo a fare tutte queste cose normali per un comune mortale, ma non per Clark, quando era Superman. Quindi scopriamo non essere morto, ma di avere solamente perso i propri poteri, di essersi ritirato a vita normale, rendendosi definitivamente umano. Il figlio Jonathan invece sappiamo che è suo figlio perché lo vediamo strizzare e scaldare talmente tanto il carbone da farlo diventare diamante, dimostrandoci che lui ha ereditato i superpoteri del padre. Conferma il tutto l'occhiolino che lo stesso Clark fa a noi lettori. Questo gesto indica che la coppia ha fatto fesso il mondo intero, ma non i lettori che sanno la verità. Mentre stanno andando in camera da letto a brindare alla nuova vita da comune mortale, si riaccende una nuova speranza di rivedere un Superman volare nei cieli, magari proprio il piccolo Jonathan. L'intento, a mio modo di vedere, è quello di tenere vivo nei lettori degli anni '80 e delle vecchie generazioni il ricordo del loro amato supereroe, in qualunque modo sarebbero andate a finire le cose dopo questa forse ultima storia.